Ciao, in questo video vedremo questo nuovo multimetro della Zoe, il modello ZT-XC1. Oltre a essere un multimetro ha a bordo l'LCR, come è scritto qui. Quindi si misurano i componenti L induttanza e C capacità, R resistenze tramite ponte a 4 fili su questo connettore. Si può togliere e montare questo altro accessorio per mettere i componenti SMD qui dentro e con questa pratica molla vengono bloccati per fare la misura. Andiamo a vederlo internamente e in funzione. Questo è tutto il contenuto della confezione. La confezione è questa, è una confezione multipla sia per l'LCR multimetro, infatti qui abbiamo LCR, e sia per il battery tester, che è un altro modello. Infatti questo è l'LCL multimetro. Non ci sono le caratteristiche sulla scatola perché le troviamo nel manuale. Come custodia abbiamo questa custodia morbida per il trasporto, dove ci stanno anche i suoi puntali, il cavo di alimentazione USB-C che è qua dietro, il connettore, la termocoppia per misurare la temperatura, di solito è una termocoppia tipo K, i puntali che li hanno cambiati rispetto ai modelli precedenti, sono più piccoli, i cavetti più sottili, adatti per essere messi nella sacca perché i puntali lunghi fanno fatica a starci, quindi sono un pochino più corti, portata 10 A, ma come notiamo non possiamo misurare gli ampere come potevamo fare su ZT-XT1, questo qui è il modello ZT-XC1, sono pressoché uguali, cambiano solo alcune cose, ma molti tasti tipo questi qui di gomma sono praticamente uguali. Probabilmente hanno tenuto buono gli stampi qui della gomma, hanno rifatto la serigrafia e hanno rifatto questo stampo. Lo stampo dietro penso che sia sempre lo stesso. Hanno la protezione, i puntali per andare a fare le misure in punti delicati in maniera che non c'è il rischio di fare dei cortocircuiti. Hanno la classica protezione per il trasporto per evitare che si schiacci e si deformi la gomma. Hanno un buon innesto. Poi abbiamo questi due aggeggi qui che sono il ponte LCR vero e proprio, vanno innestati qua in questo modo. La misura è a 4 fili, infatti qui c'è HCUR, LCUR, HPOT e LPOT. E poi abbiamo questo utilissimo aggeggio che secondo me è la cosa più interessante di tutti, che ci permette di fare la misura dei componenti SMD dentro lì. In pratica si incastrano con questo aggeggio con la molla, si incastra l'SMD, quindi resistenze e condensatori, e si fa la misura. Poi andremo a vedere anche questo. Vediamo il manuale. Andiamo a cercare la parte delle caratteristiche. Queste sono le caratteristiche del ponte LCR. Ferma pure il video per leggere attentamente. Queste sono le specifiche generali, è un 25.000 count. Queste sono le altre specifiche. Vediamo il suo interno. Vediamo la batteria col suo connettore. Vediamo come è realizzata la scheda. Microcontrollore, il buzzer. Questo non so se è un DC-DC converter o un optoisolatore dei segnali. Anche qui, infatti qui c'è la linea di separazione galvanica. Anche questi saranno optoisolatori. Quarzo. Questo è un altro microcontrollore. Questo potrebbe essere il controllore del display e questo è il controllore principale. Non hanno cancellato nessuna sigla, il relay di commutazione delle portate, la PTC di protezione d'ingresso, questo dovrebbe essere il circuito di ricarica della batteria, USB-C e un po' di integrati, penso che sia tutta la parte analogica di lettura del ponte LCR, perché la parte volmetro e multimetro sale di qua. Qui abbiamo, penso che sia il JTAG di programmazione, vediamo se c'è anche quello di questo, eccolo qui. Qui hanno ritoccato a mano una saldatura, non so se hanno cambiato la resistenza, sì, probabilmente hanno fatto una modifica, hanno cambiato questa resistenza.
richiudo il tutto e facciamo la prova. Accendo e poi farò uso della solita scheda per fare i test. Adesso è nella modalità LCR, passo nella modalità multimetro e nella modalità resistenza, così proviamo subito le resistenze. Puntare in corto, segna 0,04, vediamo, qui ci dovrebbe essere il relativo, vediamo, così ha fatto l'hold, forse ho premuto, ok, relativo, andiamo a misurare la resistenza da 1 ohm, 1,05, questa è 9,99, perfetta, questa è 100,1 ohm, 100,2, 999 ohm, probabilmente sul relativo non misura più di un tot, dobbiamo mettere in automatico, 999, questa è perfetta, 10,01 K, perfetta, 99,6, perfetto, 998,6, 999 e questo è 10 mega,02, più o meno ci siamo. Vediamo il cicalino, prova continuità, vediamo a quanti ohm interviene, così sono 51, non suona, a 47 suona, quindi la soglia è circa 50. Vediamo se vado su una resistenza da 10 ohm, me la segna, 100 ohm mi segna 100 ohm, non suona più, 1 kg non segna. Vediamo se vado su un diodo, che sono nel prova continuità, non fa nulla, andiamo avanti. Prova diodi, non hanno ancora tolto quell'alone rosso lì brutto, gliel'ho già scritto in email all'assistenza di togliere quel rosso lì e ancora lo vedo. Spero che facciano un aggiornamento del firmware per togliere questo rosso bruttissimo. Andiamo su diodo, ragazzi, ha fatto beep, hanno implementato anche qui il beep come il fluke, quindi se metti insieme suona sempre, perfetto. Vediamo se vado a 50 ohm fa 2 beep, a 100 ohm fa 2 beep, a 1 kg fa 3 beep. Vediamo un altro diodo, un diodo veloce fa 2 beep. Perfetto, proviamo un transistor, base collettore, base emettitore. Spero che arrivi l'aggiornamento anche di questo sul prova diodi. Poi andiamo avanti, abbiamo la misura della temperatura, questa è la temperatura interna, infatti se stacco i puntali a puntale aperto misura la temperatura ambiente, ed è anche giusta perché fa un caldo terribile oggi, così. Inserendo la termocopia misuriamo la temperatura tramite termocopia. Adesso la vado a scaldare, inizia a salire e vediamo anche il grafico. Quindi abbiamo il grafico anche sulla temperatura, abbiamo il tasto di hold che funziona dappertutto anche sulla temperatura e forse anche il rel, vediamo. Sì, abbiamo il relativo anche sulla temperatura, quindi se io scaldo adesso ho il relativo in gradi rispetto a una temperatura. Abbiamo visto le 4 misure che sono queste qui. Questo FREC qui fa parte del CR meter, anche questo level. Di qui abbiamo la parte volmetro, quindi se passo di qui ho 10 volt, prendo il generatore di millivolt, sono sulla portata dei 2,5 volt, devo misurare 2,49 volt. 2,49 volt sarebbe 2,496 ed è perfetto. Questa uscita ha una tensione di 5,000 precisi e ci siamo, 500, qui siamo 7,495, 7,49, ok, e qui siamo 9,999, quindi 10 volt, 10,00, perfetto, la precisione è la solita degli altri strumenti Zoe. Poi se premo ancora ho la C voltage, proviamo la tensione di rete, 227 volt, 49,97 Hz. Poi abbiamo DC millivolt, prendo il generatore di millivolt, l'uscita è tra GND e Vout, 100 millivolt, perfetto, 200, 300 e in overload, quindi fino a 200, perché sto in 25.000 count, quindi cambio il decimale, 210, 20, 30, 40 e dopo dovrebbe andare
in fondo scala a 250, 260 il fondo scala. Poi cosa che ho? AC millivolt. Potrei andare sul generatore di frequenza, così lo vediamo in che frequenza. Ci metto ad esempio frequenza 100 Hz, tensione 100 millivolt picco picco. Questo è tensione RMS. Io adesso sto misurando tensione picco picco sull'uscita del mio generatore di funzioni. Frequenza 99 Hz, provo a aumentare la frequenza 1 kHz. Perfetto. La banda passante in AC è 1 kHz, quindi 1 kHz l'abbiamo visto. Dopo invece c'è il frequenzimetro che arriva a 999 kHz, quindi vado a 999 kHz. Per misurare la frequenza dobbiamo andare sui millivolt, AC millivolt, e leggiamo la frequenza sopra, perché la tensione, la banda passante della tensione è 1 kHz. Adesso sono 999 kHz, quindi la tensione letta non è più giusta, però la frequenza è giusta. Se io faccio 50 kHz ed ecco il mio 49,99, quindi la frequenza fino a 999 kHz è misurata correttamente. Vediamo adesso la parte più interessante, che è l'LCR emitter. Bisogna tenere premuto questo tasto e inserire uno di questi due adattatori. Iniziamo da questo, è polarizzato, quindi entra solo in un lato, quindi così non entra, e così entra perfettamente. Adesso funziona, vuol dire A automatico, qui passiamo in resistenza R, condensatori C, L induttanza, A automatico. Era meglio che scrivevano automatico lì. Provo questa resistenza di precisione da 0,05 ohm, vediamo un po' cosa mi dice. 0,0497. Perfetto, quindi anche molto preciso. Vediamo altre resistenze di basso valore, che sono sempre quelle che si fanno fatica a leggere. Questa è da 0,1 ohm, 0,1 ohm. Prendo un condensatore, ad esempio questo in poliester, 0,1 microfarad, 101 nano, e qui possiamo anche variare la frequenza. Da qua c'è scritto frequency, adesso è 1 kHz, quindi 10 kHz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 Hz. Lasciamo 100 Hz, di cui posso variare il livello, adesso è 0,6 volt, 0,3 volt. Posso variare lo speed, adesso è su slow, medio e fast, e posso qui vedere gli altri modi che sono scritti qui: D, Q, θ e SR. Andiamo a premere qua, questo è il Q, questo è l'angolo di fase, e R è le SR dei condensatori. Andiamo a prendere un condensatore elettrolitico, così misuriamo le SR. 4,7 microfarad, 450 volt, 105 gradi, quindi questo qui dovrebbe avere anche l'SR molto basso. 4,2 microfarad, 0,02. Resistenza sono 4,26 microfarad, 9 ohm di resistenza. Per toglierci il dubbio prendiamo il suo fratello maggiore, che ha un apposito sistema di lettura dei condensatori elettrolitici, che sono ECAP, che bisogna rispettare anche la polarità. Andiamo a misurare l'SR a 100 ohm come abbiamo fatto di lì, frequenza 9,4 microfarad. Facciamo un hold qua e adesso andiamo a confrontarlo. 9,4 ohm uguali entrambi, resistenza 4,27 e 4,29, quindi sono praticamente uguali. Una funzione interessante è questa qui sotto, però non bisogna lasciare in automatico, ma bisogna andare in manuale. Ad esempio adesso siamo su il condensatore, quindi andiamo su C. Qui bisogna impostare il valore del condensatore, io l'avevo già fatto prima. Comunque bisogna premere qui range spin tolleranza, qui dove c'è su STD dobbiamo premere menu, qui possiamo impostare il valore con le frecce e con OK. Qui si può cambiare anche la scala con freccia su, freccia in giù, nanofarad, picofarad, millifarad, microfarad, nostro caso. Qui torno indietro, qui modifico le tolleranze, sempre facendo menu freccia su, freccia in giù e confermando. E posso cambiare anche la tolleranza andando sempre di là, qui menu. Adesso la restringo, vogliamo fare 1%,
Ok, così tutto a posto. Per uscire, ok. Quindi dopo aver impostato la tolleranza e la frequenza, rimaniamo in questo menu di tolleranza. Per uscire basta tenere premuto, bisogna essere in quel modo qui dove compare la capacità in rosso, fail e 99,99%. Mettiamo il condensatore, mi dà un fail, ha fatto un beep e mi dice che la tolleranza è 11,39, quindi qui se sposto la tolleranza a 12% mi dovrebbe dare ok. Quindi primo menu, vado qui, primo invio e porto tolleranza ad esempio al 12, esco, metto il mio condensatore, infatti esce verde pass, vuol dire che questo condensatore non rientra nella tolleranza del 10%, bisogna guardare sul datasheet che tolleranza hanno. Quindi se abbiamo tanti componenti da far passare, impostiamo il valore nominale e la tolleranza e poi possiamo fare passa e non passa per vedere quelli che rientrano in tolleranza o meno. Molto comodo, questa funzione c'è per le resistenze e anche per le induttanze. Facciamo la prova anche con un'induttanza messa qui, la vado a cercare. Questa è un'induttanza da 1000 microhenry, quindi 1 millihenry, un K. Vediamo se i terminali riescono ad appoggiare appena appena, quindi lo tengo appoggiato col dito. Devo andare o su H o su automatico, quindi devo uscire da questo modo. L, l'appoggio, 1 millihenry. Qui posso cambiare da Q, l'angolo di fase, resistenza 12 ohm. A 1 kHz, voglio cambiare la frequenza, la cambio da qui, 10 kHz, 100 Hz, di cui possiamo fare le misure alla frequenza che vogliamo. Per ultimo vediamo questo comodo aggeggio, che è quello che mi piace di più, che serve a provare componenti SMD. Provo ad esempio questo condensatore 0805, lo metto qua, vado su condensatore o su automatico, sono 88 nanofarad a 1 kHz, cambiamo la frequenza, 100 Hz, quindi questo qui è un 100 nanofarad, un po' scarso. Vediamo un altro, 94 nanofarad, vediamo la resistenza, 9,99, questa qui è una resistenza da 10 kg. Per le resistenze non ci sono problemi perché abbiamo la scritta, ma i condensatori non avendo la scritta, se si mischiano è un casino. Adesso volevo prendere un condensatore di bassa capacità, vedere se lo misura. Prendo ad esempio 3 picofarad, questi, lo metto qui, ha un po' di oscillazione perché su fast, andiamo su slow, 4,4 pf, più o meno c'è. Del resto misurare capacità così piccole non è sempre facile. Per ultimo vediamo il menu che entriamo tenendo premuto, ho la lingua inglese e cinese, il volume del bip 100%, la retroilluminazione posso cambiarla facendo freccia su, freccia in giù, il timer di spegnimento possiamo regolarlo come vogliamo, off, di default è 15 minuti, poi c'è la calibrazione, sul manuale c'è scritto come farla, sul manuale ci sono le istruzioni, bisogna avere tutti questi valori di precisione, quindi il cortocircuito lo facciamo, però dopo ci chiederà un 10 million, un 100 million, un ohm, fino ad arrivare a 10 million e open. Quando abbiamo fatto tutta questa procedura sarà perfettamente calibrato. Adesso io non lo ricalibro perché è stato appena calibrato di fabbrica e questo è il ripristino di fabbrica. Quando spegniamo e riaccendiamo, lui ricorda se era nel modo LCR o il modo multimetro. Infatti se accendo torna nel modo in cui era, se tengo premuto vado sul multimetro, power off, se lo accendo tenendo premuto il tasto hold fa l'USB boot, quindi serve per aggiornare il firmware. Ha il comodo grafico barre come abbiamo visto nello ZT XT1, che era una cosa che mi era piaciuto molto, sono praticamente uguali. La cosa che qui il prova diodi non ha ancora la funzione del bip come c'è di qui. Come potete vedere è uno strumento molto interessante che unisce un buon multimetro con un LCR.
anche discretamente preciso. Qui sotto in descrizione trovi i link per informazioni e per l'acquisto. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!